Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi prepariamo insieme una torta speciale per San Valentino. Una torta bavarese alla nocciola. Realizzarla è semplicissimo. Andremo a vedere insieme ogni preparazione. Ma intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di seguirmi anche su Instagram. Vi lascio tutti i link qua giù nell'info box, insieme alla ricetta. Iniziamo a preparare tutte le basi per la nostra torta il giorno prima. Prepariamo il pan di Spagna al cioccolato. Mettiamo in una ciotola 3 albumi, 40 g di zucchero e montiamoli a neve ferma. Mettiamo da parte e in un'altra bowl mettiamo 75 g di burro morbido e 35 g di zucchero. Montiamo. Aggiungiamo 30 g di cioccolato fondente sciolto e aggiungiamo a filo 3 tuorli. Setacciamo 25 g di cacao. E aggiungiamo 100 g di farina. Poco alla volta. Quindi inglobiamo qualche cucchiaiata di albume e continuiamo a setacciare la farina. Terminiamo con l'ultima parte di albume. L'impasto è pronto. Possiamo versarlo in una tortiera a forma di cuore di circa 24 cm. Imburriamo e infariniamo una teglia. È molto importante gettare via l'eccesso di farina. Versiamo l'impasto della torta e inforniamo a forno statico 180 gradi per circa 20-24 minuti. Prepariamo la bavarese. Scaldiamo 150 g di latte. Sciogliamo 135 g di cioccolato bianco al microonde. Mescoliamo 3 tuorli con 20 g di zucchero. Aggiungiamo la vaniglia e uniamo al latte caldo. Versiamo anche il cioccolato bianco. Portiamo sul fuoco fino alla temperatura di 82 gradi oppure finché il cucchiaio resterà velato dalla nostra crema. Adesso versiamo la crema nel bicchiere del mixer. Aggiungiamo 50 g di pasta nocciola, 5 g di gelatina già ammollata in acqua fredda e mixiamo il tutto. Lasciamo quindi raffreddare. Montiamo 300 g di panna fredda, già zuccherata. Uniamo quindi la nostra crema inglese alla nocciola e incorporiamo. Adesso prepariamo la ganache al cioccolato, facendo sciogliere 200 g di cioccolato fondente in 220 g di panna calda.
quindi frulliamo con il frullatore. Prendiamo uno stampo di silicone a forma di cuore e versiamo metà della nostra bavarese. Diamo qualche colpetto per fare uscire l'aria e mettiamo 20 minuti in freezer. Quindi facciamo un cornicione con la restante bavarese. Aggiungiamo la ganache al cioccolato che ormai è diventata tiepida. Aggiungiamo 20 g di nocciole tagliate al coltello e quindi completiamo con la restante bavarese. Prendiamo il pan di spagna e lo tagliamo a metà. Ce ne servirà soltanto una parte. Il restante pan di spagna è talmente buono che potete consumarlo anche così. Essendo un pan di spagna ricco con il burro e il cioccolato, non è assolutamente secco. Oppure lo potrete congelare e utilizzarlo per la prossima torta. Sovrapponiamo il pan di spagna sulla bavarese e lo inzuppiamo con una bagna a nostra scelta. Io in questo caso ho scelto di inzupparlo con il Baileys alleggerito con 40 g di sciroppo di acqua e zucchero. Mettiamolo in freezer per 12 ore. Prepariamo la glassa a specchio. Quindi ammolliamo 10 g di gelatina in acqua fredda. Sono circa 5 fogli. In un pentolino versiamo 150 g di acqua, 150 g di zucchero, 150 g di sciroppo di glucosio. Portiamo quindi sul fuoco a una temperatura di 103 gradi o comunque finché arriverà ad ebollizione e farà un po' di fumo. Poi in una caraffa versiamo 180 g di latte condensato, 110 g di cioccolato bianco e la gelatina che avevamo ammollato. Quindi andiamo a mixare il tutto. Aggiungiamo una punta di cucchiaino di biossido di titanio, che è un colorante bianco, per avere una base neutra, e poi mezzo cucchiaino di colorante rosso per creare quindi la nostra glassa di colore rosa. Mettiamo in frigorifero per circa 12 o 24 ore. Per questo vi dicevo, prepariamo tutte le basi il giorno prima. Il giorno dopo non ci resta altro che andare a togliere la nostra bavarese dallo stampo in silicone. In questo modo il prodotto deve essere congelato, mi raccomando, e disponiamo in questo modo per andarlo a glassare. La glassa va sempre riscaldata in microonde e portata a una temperatura di 40 gradi, quindi deve essere tiepida. Versiamola sulla nostra torta, avendo cura che tutti i lati vengano coperti perfettamente. Dopo un po', con una spatola andiamo a togliere le sbavature e lasciamo colare perfettamente prima di andarla a riporre sul vassoio, in questo modo. Adesso potete decidere di lasciarla così oppure di sbizzarrirvi con le decorazioni. Adesso vi faccio vedere le decorazioni pensate da me. Quindi andiamo a ritagliarci dei cuoricini in pasta di zucchero. Che vado a disporre su tutti i lati. La mia idea è infatti quella di celebrare l'amore come un fiore che sboccia. Pieghiamo leggermente verso l'esterno in modo da ricreare l'effetto del petalo.
Successivamente faccio qualche decorazione in cioccolato bianco e aggiungo qualche perlina argentata e una meringa. E voilà! Questa è la torta che ho pensato per San Valentino. Cosa ne dite? Vi piace? Prima di consumarla, naturalmente, la lasciamo fuori dal frigorifero per un'oretta. In questo modo tornerà ad essere morbida e perfetta al palato. Se questa ricetta vi è piaciuta, ricordate di lasciare un like a questo video, di condividere la ricetta con tutti i vostri amici sui vostri social, magari anche su Facebook. Ricordate di seguirmi anche su Instagram, vi aspetto. Vi auguro di trascorrere un bellissimo San Valentino. Se avete qualche dubbio su questa ricetta, scrivetemi un commento qua giù e sarò felice di rispondervi. Vi ricordo che trovate tutte le ricette scritte nell'info box. Ciao e alla prossima videoricetta. Un bacione!